Atene, la città di Pericle, la città di Socrate, Platone e Aristotele, la città della democrazia, dell'Acropoli, del Partenone. Per secoli il suo nome era stato quasi sinonimo di potere, cultura e libertà. Ma poi arrivò Alessandro Magno e dopo Alessandro il mondo cambiò. I grandi regni ellenistici si estesero dal Mediterraneo fino all'India. Roma iniziò la sua ascesa e Atene perse il suo impero, perse gran parte della sua autonomia e in più occasioni viene persino sottomessa militarmente. Eppure, proprio mentre politicamente diventava sempre più piccola, Atene diventava una delle città più influenti del mondo. Com'è possibile? Come poteva una città che non dominava più un impero continuare ad attirare re, filosofi, mercanti, studenti e viaggiatori da tutto il Mediterraneo? Perché i sovrani ellenistici continuavano a cercare il prestigio di Atene? E soprattutto, che cosa significava essere ateniese in un mondo in cui Atene non era più la potenza di un tempo? Per capirlo, dobbiamo entrare nell'Atene ellenistica, una città che aveva perso il suo potere, ma non aveva ancora perso il suo posto nella storia. Tutto questo in un nuovo video su Polis. Per comprendere l'Atene ellenistica, dobbiamo prima dimenticare, almeno per qualche minuto, l'immagine che abbiamo imparato a conoscere, quella dell'Atene classica, l'Atene di Pericle, l'Atene della democrazia radicale, l'Atene che nel V secolo a.C. aveva costruito un impero marittimo e imposto la propria influenza su gran parte del mondo greco. Quella città non esisteva più, non completamente, ma il suo mondo era finito. Nel 323 a.C. Alessandro Magno morì a Babilonia. Aveva appena 32 anni. La sua morte aprì una delle più grandi crisi politiche della storia antica. I suoi generali iniziarono a contendersi l'eredità dell'impero. Ma mentre i Diadochi combattevano in Asia e in Egitto, anche la Grecia cercò di approfittare del momento. Ad Atene nacque una nuova speranza. Forse era arrivato il momento di liberarsi definitivamente dal dominio macedone. La figura centrale di questa speranza era ancora una volta Demostene, l'uomo che per decenni aveva combattuto politicamente contro l'espansione macedone. Dopo la morte di Alessandro, Atene guidò una coalizione di città greche contro la Macedonia. Era l'inizio della guerra lamiaca, che durò dal 323 al 322 a.C. All'inizio sembrò possibile. Le forze greche riuscirono a ottenere successi. Atene tornò a sperare, ma la Macedonia reagì e nel 322 a.C. le forze ateniesi e alleate furono sconfitte. La sconfitta fu devastante. Atene perse gran parte della propria autonomia politica. La democrazia ateniese venne profondamente ridimensionata e soprattutto la città comprese una realtà che sarebbe diventata fondamentale per tutto il periodo ellenistico. Non era più abbastanza potente da decidere autonomamente il destino della Grecia. La Macedonia era ormai la potenza dominante e Atene doveva imparare a vivere in un mondo dominato da altri. Ma attenzione, dire che Atene era ormai irrilevante sarebbe un errore, perché Atene aveva qualcosa che nessun esercito poteva conquistare completamente: il suo prestigio. La città era ancora il luogo nel quale si trovavano alcuni dei più importanti santuari, monumenti, scuole filosofiche e tradizioni culturali del mondo greco. E questo avrebbe avuto un'importanza enorme, perché nel mondo ellenistico il potere non si misurava soltanto attraverso il territorio. Un sovrano poteva controllare migliaia di chilometri quadrati, ma una città poteva controllare qualcosa di molto più difficile da conquistare: la reputazione. E Atene possedeva una reputazione straordinaria. Essere associati ad Atene significava essere associati alla cultura greca nella sua forma più prestigiosa. Era la città di Platone, di Aristotele, di Sofocle, di Fidia e di Pericle. Era il luogo che incarnava nell'immaginario greco una parte fondamentale dell'identità ellenistica. E proprio per questo i nuovi sovrani del mondo ellenistico iniziarono a comportarsi in un modo molto interessante. Non avevano bisogno soltanto di conquistare città, avevano bisogno di legittimarsi culturalmente. Un sovrano che finanziava un tempio ad Atene, che costruiva un monumento, che offriva denaro alla città, che proteggeva filosofi e intellettuali, non stava semplicemente spendendo soldi,
stava acquisendo prestigio e Atene divenne così una sorta di capitale culturale senza essere una capitale politica. Questa è una delle più grandi contraddizioni dell'età ellenistica. Atene era più debole politicamente di quanto fosse stata nel V secolo, ma continuava ad essere potentissima simbolicamente, e questa trasformazione ci permette di comprendere qualcosa di fondamentale. L'ellenismo non fu semplicemente il periodo in cui i greci conquistarono territori orientali. Fu anche il periodo nel quale cambiò la natura stessa del potere. Un tempo Atene aveva dimostrato la propria forza attraverso la flotta, l'impero e la politica. Ora doveva trovare un modo diverso per essere importante, e lo trovò nella cultura. Nel corso dei secoli successivi, Atene sarebbe diventata sempre più famosa per le sue scuole filosofiche. Tra l'Accademia, il Liceo, il Giardino di Epicuro, il Portico degli Stoici. Qui arrivavano giovani provenienti da diverse parti del mondo greco e non solo. Non venivano ad Atene per conquistare territori, venivano per imparare. Ed è qui che dobbiamo fermarci un attimo, perché questa trasformazione ci racconta molto di più che la semplice storia di una città. Atene aveva perso il suo potere, ma aveva trasformato la propria eredità in una forma completamente diversa di potere. Il potere di essere imitata, il potere di essere studiata, il potere di diventare un modello. E in un mondo nel quale i confini politici cambiavano continuamente, questo tipo di influenza poteva sopravvivere molto più a lungo di un esercito. Ma la storia non sarebbe stata affatto tranquilla, perché Atene continuava a trovarsi in una posizione estremamente delicata. Da una parte c'era la Macedonia, dall'altra i nuovi grandi regni ellenistici, e sempre più vicino stava crescendo un'altra potenza. Come sempre parliamo della Repubblica Romana. Atene avrebbe cercato più volte di recuperare la propria autonomia, avrebbe combattuto, avrebbe stretto alleanze, avrebbe sostenuto nuove rivolte e avrebbe pagato molto caro alcuni di questi tentativi. Ma nel frattempo, nelle sue strade, nei suoi portici e nelle sue scuole, stava accadendo qualcosa che nessuna guerra avrebbe potuto fermare. Atene stava diventando una città che il mondo ormai non poteva più ignorare, e sarà proprio questa contraddizione a guidare tutta la nostra storia. Nel mondo nato dopo la morte di Alessandro Magno, Atene si trovava davanti a una situazione apparentemente paradossale. Non era più una grande potenza militare, non controllava più un impero, non poteva più decidere autonomamente gli equilibri della Grecia come aveva fatto nel V secolo a.C. Eppure continuava a essere una città che i grandi sovrani non potevano permettersi di ignorare. E questo ci porta a una domanda fondamentale. Perché? Perché un re che governava l'Egitto, la Siria o gran parte dell'Asia avrebbe dovuto interessarsi a una città che non controllava più territori vastissimi? La risposta sta in una parola che nel mondo antico aveva un peso enorme: prestigio. I grandi regni ellenistici erano relativamente nuovi. I Tolomei governavano l'Egitto. I Seleucidi controllavano territori immensi in Asia. Gli Antigonidi dominavano la Macedonia e cercavano di mantenere la propria influenza sulla Grecia. Poi sarebbero emerse potenze come Pergamo. Questi sovrani possedevano eserciti enormi, flotte, ricchezze e città, ma avevano un problema. Da dove proveniva la loro legittimità? Non erano più i re di un unico mondo greco. Erano monarchi che governavano popolazioni estremamente diverse tra loro. Un sovrano poteva avere sotto il proprio controllo greci, egizi, fenici, persiani, siriani e molti altri popoli. Aveva quindi bisogno di costruire un'identità politica che rendesse il suo potere accettabile. E qui entra in gioco la cultura greca, la lingua greca, la religione, la filosofia, l'arte, la tradizione delle poleis e soprattutto la memoria della Grecia classica. I nuovi monarchi potevano presentarsi come protettori della civiltà greca, potevano finanziare templi, potevano organizzare festival, potevano costruire monumenti, potevano sostenere filosofi e poeti e potevano soprattutto dimostrare di essere mecenati della cultura. Non era semplice filantropia, era politica. E in questo sistema Atene possedeva un vantaggio straordinario. Non era necessario che fosse la città più ricca. Non era necessario che avesse il più grande esercito.
Non era necessario che controllasse il maggior numero di territori, perché nessuno poteva cancellare facilmente una cosa: la sua storia. Quando un uomo del mondo ellenistico pronunciava il nome Atene, non pensava soltanto alla città che aveva davanti agli occhi. Pensava a Pericle, a Socrate, a Platone, alla democrazia, alle tragedie, alla filosofia, alla vittoria contro i persiani, all'Acropoli, al Partenone, a una parte fondamentale di ciò che significava essere greci. E questo rendeva Atene qualcosa di particolare. Era una sorta di capitale simbolica della tradizione greca. Non governava il mondo greco, ma rappresentava, almeno nell'immaginario, una parte essenziale della sua identità. E i sovrani lo capirono perfettamente. Quando un sovrano finanziava un edificio ad Atene, quindi non stava semplicemente pagando dei lavori, stava costruendo la propria immagine. Pensiamo a ciò che sarebbe successo se il nome di un re fosse stato associato a un tempio, a un monumento o a un'opera pubblica visibile per generazioni. Ogni volta che un ateniese passava davanti a quell'edificio, vedeva il nome del sovrano, e quel sovrano poteva presentarsi come benefattore della città. Nel linguaggio politico greco, questa figura aveva un'importanza enorme. Il benefattore non era semplicemente colui che donava denaro, era colui che dimostrava concretamente di avere a cuore la comunità, e Atene poteva quindi trasformare il denaro dei sovrani in monumenti, mentre i sovrani potevano trasformare quei monumenti in prestigio politico. Era una sorta di scambio. Il re dava risorse, Atene dava qualcosa di molto meno tangibile: legittimità e prestigio. Uno degli esempi più interessanti è rappresentato dalla dinastia dei Tolomei. I Tolomei avevano costruito in Egitto una monarchia potentissima. Alessandria stava diventando uno dei più grandi centri culturali del Mediterraneo. La biblioteca e il museo attiravano studiosi. La corte tolemaica promuoveva la cultura greca. E tuttavia i Tolomei continuavano a guardare verso Atene. Perché? Perché Alessandria poteva essere la nuova grande capitale culturale. Ma Atene rappresentava la tradizione dalla quale quella cultura pretendeva di discendere. È una distinzione importante. Alessandria poteva dire: qui si produce la nuova cultura. Atene poteva dire: qui quella cultura affonda le proprie radici. E i sovrani potevano cercare di possedere entrambe le cose: la potenza del presente e il prestigio del passato. Durante l'età ellenistica, quindi, la costruzione di edifici monumentali assunse anche una dimensione politica. Un sovrano poteva arrivare in una città e lasciare dietro di sé un tempio, un portico, un altare, una statua, una fontana, una biblioteca o un'altra opera pubblica. Queste strutture non erano semplicemente decorazioni, erano messaggi politici scolpiti nella pietra. Dicevano: io sono abbastanza potente da poter costruire qui, ma soprattutto io appartengo a questo mondo. E questo secondo aspetto è fondamentale. I monarchi ellenistici erano spesso stranieri rispetto alle tradizioni politiche locali. Non erano cittadini di Atene, non erano nemmeno cittadini di Sparta, non erano magistrati eletti dalle poleis, erano monarchi, eppure cercavano di presentarsi come protettori della cultura e delle tradizioni greche. Il mecenatismo permetteva loro di colmare almeno in parte questa distanza, ma la competizione non avveniva soltanto attraverso gli edifici. Un'altra componente fondamentale della cultura ellenistica erano i festival e le competizioni. I giochi avevano una lunga tradizione nel mondo greco. Partecipare, finanziarli o essere associati ad essi significava entrare in un circuito di prestigio condiviso. I sovrani potevano quindi utilizzare feste, celebrazioni e competizioni come strumenti di rappresentazione. Era una sorta di diplomazia culturale, e questo creava una rete. Le città greche non erano semplicemente punti isolati, erano collegate da festival, santuari, scambi commerciali, ambascerie, artisti, filosofi, atleti e mercanti. E Atene occupava una posizione particolare all'interno di questa rete. Pensiamo anche al teatro. Le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide appartenevano ormai a un passato lontano.
ma continuavano a essere rappresentate. Le opere della tradizione ateniese circolavano. Gli autori venivano letti. I testi venivano studiati. La memoria della città continuava quindi a essere trasmessa attraverso le generazioni. Atene non doveva più conquistare militarmente il Mediterraneo. Il suo passato viaggiava al posto dei suoi eserciti. E qui arriviamo forse alla forma più importante di influenza ateniese, l'educazione. Nel mondo ellenistico, avere una formazione greca significava acquisire una serie di strumenti culturali fondamentali. Pensiamo alla lingua, la retorica, la filosofia, la letteratura e la conoscenza della tradizione. E Atene rimaneva uno dei luoghi più prestigiosi nei quali ricevere questa formazione. Un giovane poteva arrivare ad Atene dall'Asia Minore, un altro dalle isole dell'Egeo, un altro ancora da una città dell'Egitto. Passava alcuni anni nella città, studiava, discuteva, frequentava le scuole e poi tornava nella propria patria. Ma tornava portando con sé qualcosa, la cultura ateniese. Ed è qui che il concetto di influenza diventa interessante. Infatti, se misurassimo il potere di Atene in base ai territori controllati, potremmo concludere molto semplicemente che la città era ormai una potenza di secondo piano. Se invece lo misurassimo in base alle idee che riusciva a diffondere, le cose cambierebbero completamente. Naturalmente, tutto questo non significa che Atene fosse libera di fare ciò che voleva. La presenza macedone rimaneva un elemento decisivo. Dopo la sconfitta nella guerra lamiaca, la Macedonia avrebbe imposto il proprio peso sulla città e nei decenni successivi Atene avrebbe continuato a vivere questa contraddizione. Città prestigiosa ma politicamente limitata. La memoria dell'antica indipendenza rendeva però difficile accettare completamente questa situazione. Atene continuava a desiderare autonomia e ogni volta che gli equilibri internazionali sembravano cambiare, la città cercava una possibilità per recuperarla. E questa è una delle caratteristiche dell'Atene ellenistica. La città non rimase semplicemente passiva. Cercò continuamente di sfruttare le rivalità tra le grandi potenze. Quando un regno entrava in conflitto con un altro, Atene poteva cercare sostegno. Quando la Macedonia si indeboliva, poteva cercare di recuperare spazio. Quando emergeva una nuova potenza, poteva provare a stringere un'alleanza. In altre parole, Atene aveva perso la capacità di dominare il gioco, ma non aveva perso la capacità di giocare. Questa differenza è fondamentale per comprendere il periodo. Nel V secolo a.C., Atene era stata uno dei giocatori principali. Nel mondo ellenistico era diventata sempre più spesso una città che doveva muoversi tra giocatori più potenti, tra Macedonia, Egitto, Seleucidi, Pergamo e progressivamente la Repubblica Romana. Atene doveva quindi utilizzare ciò che aveva, e ciò che aveva non era più un grande esercito. Era una combinazione di prestigio, cultura, posizione geografica, tradizione e diplomazia. Ed ecco il grande paradosso. I sovrani ellenistici finanziavano Atene perché Atene era prestigiosa, ma proprio il fatto che i sovrani avessero bisogno del prestigio ateniese dimostrava che la città conservava una forma di potere. Non il potere di conquistare, non il potere di imporre tributi, non il potere di comandare flotte, ma il potere di definire ciò che era culturalmente prestigioso. E questo tipo di potere era estremamente difficile da distruggere. Un esercito poteva occupare l'Acropoli, un re poteva imporre un governatore, una guarnigione poteva controllare la città, ma nessun esercito poteva impedire a un giovane di studiare Platone, nessun generale poteva cancellare le tragedie greche, nessun sovrano poteva eliminare il prestigio accumulato da secoli di storia. Ed è proprio per questo che l'Atene ellenistica non può essere semplicemente descritta come la città che perse il suo potere. È più corretto dire che la città ha cambiato il significato del suo potere. Prima aveva dominato attraverso la politica, ora influenzava attraverso la cultura. Prima esportava soldati e flotte, ora esportava idee. Prima costruiva un impero, ora costruiva una reputazione. E questa reputazione avrebbe attirato verso Atene decine di filosofi, studenti e uomini politici provenienti da tutto il Mediterraneo. Ma soprattutto
avrebbe trasformato la città in uno dei più grandi laboratori intellettuali dell'antichità. Ed è proprio lì che dobbiamo entrare adesso, perché nelle strade di Atene, sotto i portici e nei suoi giardini filosofici, non si discuteva più soltanto di come governare una città, si discuteva di una domanda molto più universale. Come deve vivere un essere umano in un mondo che non può controllare? E le risposte a questa domanda avrebbero dato origine alla filosofia dell'età ellenistica. Nel V secolo a.C., la filosofia ateniese aveva posto alcune delle domande più profonde della storia occidentale. Che cos'è la giustizia? Che cos'è la virtù? Che cosa significa essere un buon cittadino? Come dovrebbe essere organizzata la città? Ma dopo Alessandro Magno, il mondo era cambiato. Le poleis non erano più il centro assoluto della politica. I grandi regni erano diventati enormi. Gli individui si trovavano dentro società molto più vaste e complesse. E quindi anche le domande della filosofia iniziarono a cambiare. Non si trattava soltanto di chiedersi come deve essere governata la città, ma anche come deve vivere un individuo in un mondo che non può controllare, come affrontare la morte, come sopportare la sofferenza, come raggiungere la felicità, come mantenere la propria libertà interiore. E fu proprio in questo contesto che Atene diventò il grande laboratorio filosofico dell'ellenismo. Una delle correnti più importanti fu lo stoicismo. Il suo fondatore fu Zenone di Cizio, originario di Cipro. Zenone arrivò ad Atene e iniziò a insegnare sotto la Stoa Pecile, il famoso portico dipinto dell'Agorà. Da qui deriva il nome della scuola, da Stoa a stoicismo. Gli stoici sostenevano che gli esseri umani non potevano controllare tutto ciò che accadeva. Non possiamo controllare la fortuna, la malattia, la morte, le decisioni degli altri, gli eventi politici, ma possiamo cercare di controllare il modo in cui reagiamo a ciò che accade. E questa idea, nata oltre 2000 anni fa, continua ancora oggi a essere sorprendentemente familiare. Per gli stoici, la vera libertà non consisteva necessariamente nell'avere potere sugli altri. Consisteva nell'essere padroni di se stessi, una concezione particolarmente significativa in un'epoca nella quale un individuo poteva nascere in una città indipendente e pochi anni dopo ritrovarsi suddito di un grande regno. Ma ad Atene esisteva anche una filosofia molto diversa, quella di Epicuro. Epicuro fondò ad Atene una comunità filosofica conosciuta come il Giardino. E anche qui l'obiettivo principale era la felicità, ma la strada proposta era diversa. Per Epicuro, la felicità non consisteva nell'accumulare ricchezze, conquistare potere o cercare fama. Al contrario, una vita felice richiedeva soprattutto assenza di paura, tranquillità dell'animo e relazioni di amicizia. E c'era una paura che, secondo Epicuro, pesava enormemente sugli esseri umani: la paura della morte. Epicuro sosteneva che gli esseri umani dovessero liberarsi dal terrore degli dei e della morte. Gli dei, secondo la sua filosofia, non erano esseri che dovevano essere temuti continuamente. E la morte? Quando noi esistiamo, la morte non c'è. Quando arriva la morte, noi non esistiamo più. Era una filosofia che cercava quindi di liberare l'individuo da alcune delle paure più profonde dell'esistenza. E poi c'erano gli scettici. Qui il problema diventava ancora più radicale. Possiamo davvero essere certi di conoscere la verità? Gli scettici mettevano in discussione la possibilità di raggiungere certezze assolute su molte questioni, non necessariamente perché pensassero che nulla fosse conoscibile, ma perché ritenevano necessario sospendere il giudizio quando le prove non erano sufficienti. E se ci pensiamo, tutte queste dottrine filosofiche rispondono in modi diversi allo stesso problema. Come vivere in un mondo diventato troppo grande per essere controllato da una singola persona? Lo stoico risponde: controlla te stesso. L'epicureo: libera te stesso dalle paure inutili. Lo scettico: non pretendere di sapere ciò che non puoi dimostrare. Sono risposte diverse, ma tutte cercano di dare all'individuo uno strumento per affrontare un mondo profondamente cambiato. E questo spiega perché Atene continuò ad attirare studenti da tutto il Mediterraneo. Non era più soltanto il luogo dove studiare il passato,
era il luogo dove cercare risposta al presente. Naturalmente, le antiche istituzioni filosofiche non scomparvero. L'Accademia, fondata da Platone, continuò la propria lunga tradizione. Il liceo, legato ad Aristotele, continuò a rappresentare un altro importantissimo centro di studio, e attorno a queste istituzioni si sviluppò una cultura intellettuale sempre più ricca. Ma c'è un elemento particolarmente interessante. Atene non aveva bisogno di possedere un enorme territorio per essere influente. Aveva bisogno di persone, studenti, filosofi, scrittori, maestri, politici, viaggiatori, persone che arrivavano ad Atene e poi tornavano nelle proprie città portando con sé idee ateniesi. In questo senso, Atene funzionava quasi come una rete. La sua influenza non si espandeva attraverso le conquiste territoriali, si espandeva attraverso le persone che passavano da lì. Ed è una forma di potere molto più difficile da misurare. Ma naturalmente non dobbiamo immaginare questa società come una comunità di filosofi. La maggior parte degli abitanti di Atene non trascorreva la propria giornata discutendo di Epicuro o Zenone. La vita quotidiana continuava. C'erano artigiani, mercanti, marinai, contadini, schiavi e soldati. Donne impegnate nella gestione della casa e della famiglia, ma anche in alcuni contesti coinvolte nella vita economica e religiosa. E soprattutto c'era una città che doveva continuare a vivere nonostante la perdita della propria centralità politica. Il Pireo rimaneva fondamentale. Il porto continuava a collegare Atene alle rotte dell'Egeo e del Mediterraneo. Le merci continuavano a circolare, i mercanti continuavano a viaggiare e la città rimaneva inserita nelle grandi reti economiche del mondo ellenistico. Quindi l'Atene ellenistica non era una città morta, era una città trasformata. Aveva perso l'impero, aveva perso parte della propria autonomia, ma aveva conservato il porto, le istituzioni culturali, le scuole filosofiche, i monumenti, il prestigio e soprattutto la capacità di attirare il mondo verso di sé. Ma proprio questa sopravvivenza avrebbe creato un nuovo problema, perché mentre Atene cercava di mantenere la propria autonomia, le grandi potenze del Mediterraneo continuavano a contendersi il controllo della Grecia, e presto, sulla scena, sarebbe comparsa una nuova potenza destinata a cambiare il destino della città. Come sempre, stiamo parlando di Roma. Nel mondo ellenistico, Atene aveva imparato una lezione difficile. Non era più abbastanza forte da determinare da sola il proprio destino. Poteva stringere alleanze, poteva sfruttare le rivalità tra i grandi regni, poteva utilizzare il proprio prestigio, ma alla fine dipendeva dagli equilibri creati da potenze molto più grandi. E una di queste potenze stava crescendo rapidamente, la Repubblica Romana. All'inizio, Roma era ancora soltanto una potenza occidentale agli occhi di molti greci, una repubblica che aveva conquistato progressivamente la penisola italiana e che aveva iniziato a proiettare la propria influenza oltre l'Adriatico. Ma le guerre contro Cartagine avevano trasformato Roma. Dopo la seconda guerra punica, Roma era diventata una delle principali potenze del Mediterraneo e ora guardava verso Oriente. Il principale ostacolo era la Macedonia. Il regno degli Antigonidi continuava a esercitare una forte influenza sulla Grecia. Il sovrano Filippo V aveva cercato di sfruttare la situazione internazionale per rafforzare la propria posizione, ma Roma non aveva intenzione di permettere che una potenza macedone diventasse troppo forte nell'Egeo. Il confronto sarebbe arrivato con la seconda guerra macedonica, iniziata nel 200 a.C. Roma presentò il proprio intervento anche attraverso un linguaggio estremamente efficace: la libertà dei greci. Roma sosteneva di voler liberare le città greche dal dominio macedone, e questo messaggio ebbe un impatto enorme, perché Roma non si presentava semplicemente come un conquistatore, si presentava come un garante dell'autonomia delle poleis. E qui troviamo una delle grandi contraddizioni della politica romana in Grecia. Roma voleva combattere la Macedonia dicendo: voglio restituire la libertà ai greci, e per molte città greche questa poteva sembrare davvero un'opportunità. Ma Roma stava contemporaneamente costruendo la propria influenza sulla Grecia. La Macedonia veniva indebolita. Roma diventava sempre più arbitro delle controversie e le città greche
iniziarono a scoprire una realtà fondamentale. Essere indipendenti dalla Macedonia non significava necessariamente essere indipendenti da Roma. Nel 197 a.C. arrivò lo scontro decisivo. A Cinoscefale, in Tessaglia, l'esercito romano guidato da Tito Quinzio Flaminino affrontò l'esercito macedone. La falange macedone era ancora una delle formazioni militari più temute del Mediterraneo, ma sul terreno accidentato di Cinoscefale la sua rigidità divenne un problema. Le legioni romane riuscirono a sfruttare la maggiore flessibilità delle proprie unità. La Macedonia fu sconfitta. La vittoria romana ebbe conseguenze enormi, ma ciò che accadde dopo fu ancora più importante. Nel 196 a.C., durante i giochi istmici di Corinto, Flaminino annunciò la libertà delle città greche. Per molti greci fu un momento straordinario. Roma si presentava come liberatrice. La Macedonia perdeva il proprio dominio. Atene poteva sperare di recuperare una parte della propria autonomia. Ma la storia avrebbe dimostrato che la libertà proclamata da Roma aveva dei limiti, perché Roma non aveva intenzione di abbandonare completamente la politica greca. E quando gli equilibri cambiavano, Roma interveniva nuovamente. Per Atene, l'indebolimento della Macedonia rappresentava una possibilità. La città cercò di recuperare maggiore autonomia e di rafforzare il proprio ruolo nel mondo greco. Ma ormai il Mediterraneo orientale era diventato un sistema estremamente complesso. Tra Roma, Macedonia, Seleucidi, Tolomei, Pergamo e le altre città greche, tutti cercavano di difendere i propri interessi. Atene doveva quindi continuare a muoversi con grande attenzione. Dopo Filippo V arrivò suo figlio Perseo e ancora una volta la Macedonia cercò di recuperare parte della propria influenza. Roma interpretò questa crescita con sospetto e nel 171 a.C. iniziò la terza guerra macedonica. Atene, come molte altre città greche, si trovò nuovamente davanti a una scelta difficile. Nel 168 a.C. tutto terminò a Pidna. L'esercito macedone fu sconfitto nuovamente. Il regno degli Antigoni divenne smantellato. La Macedonia non era più una potenza monarchica indipendente e l'equilibrio politico della Grecia era cambiato definitivamente. Atene non era stata conquistata militarmente in quel momento, ma la città aveva ormai davanti una realtà impossibile da ignorare. Roma era diventata la principale potenza politica del mondo greco e questo avrebbe trasformato completamente il significato della libertà ateniese. Il 146 a.C. rappresenta una delle date più importanti della storia della Grecia. La Lega Achea si ribellò contro Roma. Roma però intervenne. L'esercito romano, guidato da Lucio Mummio, sconfisse le forze greche. Corinto venne distrutta. La Grecia continentale entrò definitivamente nell'orbita romana. Atene osservò tutto e comprese che il mondo nel quale aveva vissuto per secoli era ormai scomparso. Non esisteva più la vecchia competizione tra le polis. Non esisteva più la Macedonia come grande potenza. I grandi regni ellenistici stavano progressivamente cadendo sotto il peso della nuova realtà romana. Ma qui arriva il paradosso. Roma aveva conquistato politicamente la Grecia, ma non l'aveva conquistata culturalmente. Anzi, stava lei stessa iniziando ad essere conquistata dalla cultura greca. E Atene sarebbe diventata uno dei luoghi principali di questo processo. Quando pensiamo alla conquista romana della Grecia, immaginiamo eserciti, legioni, battaglie, città distrutte. Ma esiste un'altra conquista che avvenne contemporaneamente, molto più lenta, molto più profonda e soprattutto culturale. Roma aveva sconfitto militarmente i greci, ma l'élite romana iniziò a desiderare ciò che la Grecia possedeva. Stiamo parlando della sua cultura. I giovani aristocratici romani iniziarono a studiare la lingua greca, leggevano Omero, studiavano filosofia, conoscevano la retorica, visitavano le città greche e Atene diventò una delle destinazioni più prestigiose per chi voleva completare la propria formazione. Per un giovane aristocratico romano, trascorrere del tempo ad Atene poteva significare entrare direttamente nella tradizione culturale che aveva formato gran parte del mondo mediterraneo. Non era più necessario conquistare Atene, era diventato prestigioso andarci a studiare.
Uno degli esempi più celebri è Cicerone. Da giovane, Cicerone viaggiò nel mondo greco e soggiornò ad Atene. Qui entrò in contatto con la filosofia e con l'ambiente intellettuale greco. Per lui e per molti altri aristocratici romani, la cultura greca non era qualcosa di estraneo. Era diventata una componente fondamentale dell'educazione dell'elite romana. E questo fenomeno ebbe conseguenze enormi. I romani iniziarono a tradurre, a studiare, a imitare e a copiare, ma anche a trasformare. La cultura greca non venne semplicemente conservata. Entrò nel mondo romano e contribuì a creare quella che sarebbe diventata la cultura greco-romana. Atene iniziò quindi a sviluppare una funzione sempre più particolare. Non era una capitale politica, non era la città più ricca del Mediterraneo, non era il centro di un grande impero. Era diventata qualcosa di diverso, una città della conoscenza. Studenti provenienti da diverse regioni arrivavano per frequentare le scuole filosofiche, e questo avrebbe continuato ad accadere anche durante il periodo romano. Le diverse tradizioni filosofiche continuarono a convivere. Tra stoici, epicurei, scettici, platonici e aristotelici, la città era attraversata da discussioni intellettuali, e spesso queste scuole non erano semplicemente luoghi dove ascoltare una lezione. Erano comunità, gruppi di persone che condividevano idee su come vivere. Ma Atene aveva ormai acquisito anche un'altra funzione. Era diventata un luogo di memoria. Chi visitava l'Acropoli non vedeva soltanto degli edifici, vedeva la storia della Grecia. Il Partenone ricordava l'età classica. L'Acropoli ricordava le guerre persiane. I teatri ricordavano la tradizione drammatica. Le scuole ricordavano la filosofia. Ogni angolo della città ricordava qualcosa. E questo ci porta a un concetto che spesso dimentichiamo quando parliamo di antichità. Il turismo culturale non è affatto un'invenzione moderna. Già nel mondo antico esistevano persone che viaggiavano per vedere luoghi sacri, santuari, monumenti e città associate alla grande storia del passato. E Atene era una delle destinazioni più importanti. Ma l'influenza greca non si fermò alla filosofia. I romani svilupparono una vera passione per l'arte greca. Sculture greche venivano portate a Roma. Copie di statue celebri venivano realizzate. Artisti greci venivano chiamati a lavorare per committenti romani. E le ville dell'elite romana iniziarono a riempirsi di opere d'arte greche. Questo produceva una situazione quasi ironica. La Grecia era politicamente subordinata, ma i suoi artisti, filosofi e modelli culturali erano richiesti proprio dai conquistatori. Roma infatti aveva sconfitto la Grecia, ma voleva assomigliarle. Questa relazione raggiunse uno dei suoi momenti più spettacolari molti secoli dopo, sotto l'imperatore Adriano. Adriano era profondamente affascinato dalla cultura greca. Visitò Atene e sostenne importanti progetti edilizi. Tra questi il grande Olimpeion, il tempio di Zeus Olimpio, la cui costruzione era rimasta incompiuta per secoli. Adriano lo completò nel secondo secolo d.C. Ma Adriano fece qualcosa di ancora più significativo. Assunse una sorta di identità culturale greca. Frequentò filosofi, visitò le città greche, promosse istituzioni e fece di Atene uno dei luoghi simbolicamente più importanti del suo rapporto con la cultura ellenistica. A quel punto la trasformazione era completa. Atene non era più la potenza che aveva sfidato la Persia. Non era più la città che comandava la Lega Delio-Attica. Non era più il centro di un impero. Era una città all'interno dell'impero romano. Eppure era ancora Atene. Questa è forse la parte più affascinante della sua storia ellenistica e romana. Roma aveva conquistato politicamente Atene, ma Atene aveva contribuito a trasformare Roma culturalmente. Il vincitore e il vinto avevano finito per influenzarsi reciprocamente, e questo ci permette di comprendere una caratteristica fondamentale della storia. La conquista militare non significa necessariamente cancellazione culturale. A volte accade il contrario. Il conquistatore conquista il territorio e il conquistato conquista l'immaginazione del conquistatore. E forse è proprio questa la vera storia dell'Atene ellenistica, non quella di una città che semplicemente decadde, ma di una città che perse progressivamente il proprio potere politico, ma che trasformò contemporaneamente
la propria influenza in un qualcosa di molto più duraturo. La Macedonia poteva essere sconfitta, un regno poteva essere distrutto, un esercito poteva essere annientato, ma la filosofia, la letteratura, l'arte, le idee, quelle potevano attraversare i confini e arrivare persino nella capitale dei conquistatori. Eppure, la storia di Atene non era ancora finita, perché mentre Roma trasformava il Mediterraneo, Atene continuava a trasformarsi. Le sue scuole filosofiche sarebbero sopravvissute per secoli. La città avrebbe continuato ad attirare studenti e intellettuali. E alla fine, quando l'antichità stessa sarebbe entrata nella sua fase conclusiva, sarebbe arrivata una domanda ancora più difficile. Quanto può sopravvivere una città quando tutto il mondo che l'ha creata è ormai scomparso? Ed è proprio nell'ultima fase della storia di Atene che troveremo la risposta. A questo punto della nostra storia, Atene è ormai molto diversa dalla città che abbiamo incontrato all'inizio. Non è più la grande potenza del V secolo a.C., non possiede un impero, non guida una lega di città, non può decidere autonomamente gli equilibri del Mediterraneo. Eppure, paradossalmente, la sua importanza culturale non è mai stata così grande, perché Atene ha attraversato una trasformazione straordinaria. È passata dall'essere una potenza politica all'essere una potenza culturale. E ora, nel mondo romano, questa trasformazione raggiunge il suo punto culminante. Dopo la conquista romana della Grecia, Atene rimase formalmente una città greca all'interno dell'impero romano, ma la sua situazione era particolare. Roma non aveva bisogno di trasformarla in una capitale amministrativa, non aveva bisogno di farne un grande centro militare. Atene aveva già trovato una nuova funzione. Era il luogo dove si studiava la cultura greca. I giovani delle elite romane continuavano a raggiungere la città. Venivano per studiare filosofia, per perfezionare la retorica, per conoscere la letteratura greca, per entrare in contatto con tradizioni intellettuali che ormai avevano superato da secoli i confini dell'Attica. Atene era diventata una sorta di grande università del Mediterraneo antico, non nel senso moderno del termine naturalmente, ma nel senso che poche altre città potevano offrire una concentrazione paragonabile di scuole, maestri, tradizioni e prestigio intellettuale. E mentre Roma cambiava il Mediterraneo, ad Atene continuavano a vivere le grandi tradizioni filosofiche: lo stoicismo, l'epicureismo, lo scetticismo, il platonismo e l'aristotelismo. Queste correnti non erano semplicemente reliquie di un passato ormai morto. Continuavano a essere discusse, interpretate, criticate, rielaborate e soprattutto continuavano a cambiare. Questo è un aspetto fondamentale. La cultura non sopravvive semplicemente perché viene conservata, sopravvive perché viene continuamente reinterpretata. Platone poteva essere letto in un'epoca completamente diversa da quella in cui era vissuto. Aristotele poteva essere discusso da persone che vivevano all'interno di un impero gigantesco. Gli stoici potevano riflettere sulla condizione dell'individuo in una società cosmopolita, e le vecchie domande potevano ricevere risposte nuove. E qui possiamo finalmente capire una delle trasformazioni più profonde dell'Atene ellenistica. La città era nata come polis, una comunità politica relativamente piccola, nella quale cittadinanza, territorio e partecipazione politica erano strettamente collegati. Ma il mondo ellenistico aveva reso tutto più grande. Gli individui viaggiavano, le merci attraversavano il Mediterraneo, le lingue si mescolavano, i grandi regni collegavano territori immensi. E poi arrivò Roma. Atene non era più soltanto una città per gli ateniesi, era diventata una città che apparteneva simbolicamente a tutto il mondo greco e romano. Un giovane proveniente dall'Asia minore poteva arrivare ad Atene, un romano poteva studiare filosofia nella città, un viaggiatore poteva visitare l'Acropoli, un filosofo poteva discutere sotto un portico, un mercante poteva arrivare attraverso il Pireo, e tutti in qualche modo entravano in contatto con una tradizione che aveva avuto origine secoli prima. Questa nuova funzione raggiunse uno dei suoi momenti più spettacolari durante il regno di Adriano, nel secondo secolo d.C. Adriano era affascinato dalla Grecia.
e Atene occupava un posto speciale nella sua visione culturale. L'imperatore sostenne importanti opere pubbliche, completò l'Olympeion, il gigantesco tempio dedicato a Zeus Olimpio, promosse edifici e istituzioni e contribuì a trasformare nuovamente il paesaggio monumentale della città. Ma l'importanza di questi interventi non era soltanto architettonica. Adriano stava facendo qualcosa di molto più significativo. Stava dicendo: Roma può essere la più grande potenza del Mediterraneo, ma la cultura greca rimane uno dei fondamenti della civiltà che Roma stessa vuole rappresentare, e Atene era il luogo perfetto per esprimere questo messaggio. Durante l'epoca imperiale, il mondo greco vide anche una grande rinascita della retorica e della cultura letteraria greca, spesso associata a quella che gli studiosi chiamano seconda sofistica. Retori e intellettuali greci riscoprivano la lingua, lo stile e i modelli dell'età classica. La grande Atene del passato diventava quindi anche un modello estetico e culturale. Non era necessario vivere nel V secolo a.C. Era possibile ricreare idealmente quel mondo attraverso la lingua, la letteratura e la memoria. E questo ci dice qualcosa di straordinario. Atene non era soltanto una città che aveva una storia. Era diventata una città che insegnava agli altri come ricordare la propria storia. Ma nessuna città è eterna. Nel corso dei secoli, l'impero romano iniziò ad affrontare crisi sempre più profonde. Le guerre civili, le difficoltà economiche, le invasioni, la trasformazione dell'impero. Anche il modo nel quale Atene aveva trovato una nuova funzione iniziò lentamente a cambiare. Il Mediterraneo non era più quello dell'età ellenistica, non era più nemmeno quello della grande Roma dei primi secoli imperiali. Le strutture politiche e sociali stavano cambiando e Atene, ancora una volta, avrebbe dovuto adattarsi. Nel 267 d.C. gli Eruli invasero la Grecia. Atene venne attaccata e subì pesanti distruzioni. Le mura furono rafforzate. La città venne ridimensionata. Era un segnale evidente. Il Mediterraneo romano non era più invulnerabile e anche una città dal prestigio immenso poteva essere colpita. Ma ancora una volta Atene sopravvisse. E questo è quasi un tema ricorrente nella sua storia. Ogni volta che perde qualcosa, trova un nuovo modo di esistere. Perde l'impero, diventa centro culturale. Perde l'autonomia, diventa centro filosofico. Viene assorbita da Roma, diventa scuola del mondo romano. Subisce invasioni, ma continua a vivere. Ma alla fine arrivò una trasformazione ancora più profonda. Nel corso della tarda antichità, il cristianesimo diventò progressivamente la religione dominante dell'impero. Le vecchie tradizioni religiose vennero progressivamente marginalizzate. Anche le scuole filosofiche pagane entrarono in una fase di declino e nel 529 d.C., durante il regno dell'imperatore Giustiniano, le scuole filosofiche di Atene furono chiuse. Questa data è spesso utilizzata come uno dei simbolici punti di passaggio tra il mondo antico e una nuova epoca. Non significa naturalmente che nel 529 sia finita l'antichità in un singolo giorno. La storia non funziona così. Ma la chiusura delle scuole filosofiche ateniesi rappresentò qualcosa di potentissimo dal punto di vista simbolico. Per quasi un millennio, Atene era stata uno dei grandi luoghi nei quali gli esseri umani avevano discusso di Dio, natura, politica, etica, conoscenza, anima e universo. E ora quelle istituzioni non esistevano più nella loro forma tradizionale. Eppure, sarebbe un errore dire che Atene era semplicemente morta, perché proprio qui si trova la parte più importante della nostra storia. La città poteva perdere le proprie istituzioni, poteva perdere la propria autonomia, poteva perdere il proprio ruolo politico, poteva persino perdere le proprie scuole. Ma le idee prodotte e conservate ad Atene avevano ormai iniziato una vita propria. Se guardiamo la storia di Atene nell'età ellenistica con gli occhi della politica, potremmo raccontarla come una lunga decadenza. Una città che perde il proprio impero, che viene subordinata alla Macedonia, che deve confrontarsi con Roma, che perde progressivamente la propria autonomia, che diventa infine una città provinciale all'interno di un impero gigantesco. Ma questa lettura racconta soltanto metà della storia, perché mentre Atene perdeva potere politico, guadagnava qualcosa che nessun impero avrebbe potuto controllare completamente: la capacità di influenzare.
Le idee di Socrate continuarono a essere discusse, Platone continuò a essere letto, Aristotele continuò a essere studiato, le tragedie continuarono a essere rappresentate, la filosofia continuò a interrogare generazioni diverse, l'arte greca continuò a influenzare Roma, la lingua greca continuò a essere utilizzata in gran parte del Mediterraneo orientale e Atene continuò a essere il simbolo di tutto questo. Ed è forse questo il più grande paradosso della sua storia. Atene perse il proprio impero, ma la sua cultura entrò nell'impero romano. Perse il dominio politico, ma le sue idee raggiunsero uomini che vivevano a migliaia di chilometri di distanza. Perse la capacità di comandare, ma continuò a insegnare. Ed è forse qui che troviamo la risposta alla domanda con cui abbiamo iniziato. Che cosa succede a una città quando perde il proprio potere politico? Nel caso di Atene, succede qualcosa di straordinario. La città cambia il significato della propria esistenza. Non è più una potenza che domina, diventa una città che ispira. Non è più il centro di un impero, diventa il centro di una tradizione. Non controlla più territori, controlla in un certo senso qualcosa di molto più difficile da conquistare, l'immaginazione degli uomini. E questo è il motivo per cui ancora oggi, quando pronunciamo il nome di Atene, non pensiamo soltanto a una città della Grecia. Pensiamo alla democrazia, alla filosofia, al teatro, all'arte, alla politica, alla ricerca della conoscenza. Pensiamo a una delle esperienze culturali più importanti della storia dell'umanità. E soprattutto pensiamo a una città che, pur avendo perso il proprio potere politico più di 2000 anni fa, non ha mai smesso di avere qualcosa da dire. La storia di Atene nell'età ellenistica ci insegna quindi una cosa fondamentale. Gli imperi possono nascere, possono espandersi, possono conquistare interi continenti e prima o poi possono scomparire. Ma le idee hanno una natura diversa. Possono attraversare i confini, sopravvivere alle guerre, passare da una lingua all'altra, da una generazione all'altra e continuare a vivere molto tempo dopo che coloro che le hanno create sono scomparsi. Atene aveva perso il mondo che aveva conquistato, ma il mondo che Atene aveva contribuito a creare non aveva ancora finito di esistere. E forse è proprio per questo che più di 2000 anni dopo siamo ancora qui a parlarne.